Ma salve amici e bentornati sul canale. Eccoci qua, sera di sabato pomeriggio e ora vi faccio vedere cosa ho fatto oggi pomeriggio insieme a Gabriele. Siamo qui a Cercina. Faccio questo video perché voglio semplicemente darvi l'esempio su come purtroppo o per fortuna essere testoni nella vita può dare i suoi frutti. Ho fatto questo video, anzi ho deciso di farlo perché voglio appunto che le persone che sono in questo ambito a volte cerchino di fare le cose con la propria volontà, senza ascoltare troppo gli altri, perché vi farò capire che se avevo seguito tutti i consigli degli altri non ci sarebbe stato nemmeno questo video. E niente, oggi è sabato, abbiamo fatto il luppoleto. Non so se vi ricordate, io a casa mia ho un luppoleto di circa 10 piante. Qui l'abbiamo fatto un po' più professionale, abbiamo messo dei pali un po' più grandi perché i luppoli arrivano anche a 4 metri di altezza, ma vedete siamo stati un po' più professionali perché abbiamo visto che, essendoci il fiume sotto, qui è una zona che si sposa molto bene a questa coltivazione, e quindi sono molto contento di aver fatto questo lavoro insieme a Gabriele e a Luciano. E niente, adesso dobbiamo stargli un po' dietro, però insomma sono piante selvatiche, basta dargli l'acqua e poi vorremmo in futuro di continuare tutta la strada che c'è sulla destra e portare fino in fondo tutti questi luppoli, perché appunto Luciano, il padre del mio migliore amico, fa la birra. Qui c'è tutta la vigna, come vedete ho già sfalciato tutta l'erba, sono in attesa di fare un nuovo trattamento, chiaramente biologico, però purtroppo le condizioni meteorologiche sono quanto quelle di anno scorso. Ho visto che nei prossimi giorni dovrebbe piovere per 3-4 giorni di fila, quindi sapete benissimo che in agricoltura biologica se si fa un trattamento di contatto e piove si sciacqua, quindi è un po' inutile. E però è che si deve fare, niente, la vita è questa. Ho visto che anche gli olivi a livello di fioritura stanno abbastanza bene, però se piove troppo fa come l'anno scorso che marcisce tutto. Comunque faccio questo breve video perché vi volevo far vedere una cosa. Anzi, prima vi racconto il tutto. Dovete sapere che in questa zona qui, dove chi mi segue da tanto tempo sa benissimo che qui c'era una città, c'è lassù un noce che io vi sto indicando in questo momento, che vedete, poi vi racconto tutto. Quel noce è semplicemente l'emblema di tutto il lavoro che io ho fatto 2 anni fa, quello di demolire tutto lo schifo che c'era qui, rifiuti, baracche, ferro. Il giorno in cui entrai in questo campo vidi questo noce e dissi: Madonna, quanto è bello sto noce, era veramente altissimo. Adesso vi mando le foto, metto le foto qua sotto mentre parlo, che scorrono, di come era bello questo noce. E io diciamo che ero molto contento che quando una volta avevo demolito le baracche, questo noce era altissimo, bellissimo, ci sta veramente bene in questo campo, perché qui dovete sapere non cresceva nemmeno l'erba. Io poi non so nemmeno cosa ci aveva buttato, perché purtroppo mi è venuta l'allergia in questi giorni, e questa cosa è molto strana. Io l'ultima volta avevo avuto l'allergia era stata in prima media, e la scorsa settimana ero a sfalciare a casa e non ho avuto niente. Sono arrivato qua, dovete sapere che qui nella vigna veniva usato il glifosate fino a 2 anni e mezzo fa, e sto da cani, veramente da cani. Poi dovete sapere che io purtroppo le medicine non ci vado molto d'accordo, quindi uso solamente robe omeopatiche. Adesso sto un po' meglio, ma per qualche giorno non ho dormito, stavo veramente male, perché poi io chiaramente dovevo andare avanti nei lavori e quindi purtroppo sono dovuto andare avanti. Come vedete purtroppo è seccato un cipresso qui, ma presumo per lo stesso motivo per il quale che questo noce, che vedrete dalla foto che scorre, è finito in terra l'anno scorso verso aprile. Fate conto che era alto almeno 15-20 metri e praticamente mi si era appoggiato su questo piano qui di sinistra. Io questo video l'ho fatto perché questo adesso è un insegnamento. Il giorno in cui è caduto io ero chiaramente tristissimo, perché chiaramente era l'emblema. Poi una pianta del genere difficilmente si trova, fra l'altro qui ce ne sono altre 2 che fra l'altro hanno anche i malli, quindi ne approfitterò per fare il nocino, perché qui le noci non si mangiano perché gli scoiattoli le fanno fuori. Comunque, tornando al discorso del noce, mi cade il noce, mi si accascia, e chiaramente la struttura era talmente alta, talmente grossa, che tutte le persone che c'erano qui intorno mi dicevano la stessa cosa: Lorenzo, prendi la motosega, fai la legna e butta via tutto, tanto
sai benissimo che il noce, se lo tagli, muore. E io però purtroppo ci sono un po' affezionato, perché è una bella pianta, perché come vi ho già detto è l'emblema un po' di quello del lavoro che ho fatto. C'è una fotografia dove io faccio un salto e dietro c'è il noce, quando appunto ho finito di demolire tutta quest'area dove c'era tutto quello schifo. Cosa succede? Succede che io però 1, 2, 3, 4 persone che mi dicono la stessa cosa non le ascolto. Tanto che l'anno scorso, verso settembre-ottobre, ho preso la motosega e l'ho capitozzato. Ovvero, io ho lasciato semplicemente qualche gemma. Per quale motivo? Perché lo volevo alleggerire per prendere il mio piccolo cingolo, che è un 18 cavalli, ma in maniera invana poi alla fine, volevo ritirarlo perché praticamente si era appoggiato dall'altra parte. Prova 1, prova 2, prova 3, prova 4, il noce non si rialzava. La stessa persona che mi diceva che appunto questa pianta era recuperabile, che sarebbe seccata, poi non so se da qui in poi seccherà, per ora vedete bene che ha buttato da fare schifo, l'ho pregata in cinese per venire con l'80 cavalli, anzi l'85, per ritirarlo su. Alla fine della fiera sono riuscito a farlo venire qua a 5 minuti, l'abbiamo ritirato su, come vedete ci abbiamo messo dei tronchi di legno che lo tengono su, vedete, a tirare. Qui in fondo è stato messo un picchetto di ferro con dei mattoni, insomma la pianta non dovrebbe cadere, o almeno speriamo, e come vedete ha cominciato a buttare da fare schifo. Quindi la pianta non sembra morta, anzi sembra reagire anche nelle parti in cui sono stati fatti dei tagli abbastanza potenti, perché chiaramente c'è il legno di disseccamento, c'è il cono di disseccamento che poi insomma la pianta, addirittura questo è un legno secco che ha buttato. Comunque, vabbè, io sono contentissimo e secondo me questo è un po' un insegnamento che mi dà la natura e la campagna, quella di non mollare mai, quella di crederci sempre, che la forza di volontà a volte ti fa andare giù, ti fa andare su, ma questo noce senza la mia testardaggine oggi non ci sarebbe più. Quindi come vedete c'è, spero che possa continuare a vivere in eterno, spero che si riempia nuovamente di nuovi ributti e spero anche che rifaccia le barbe sulla sinistra, dove chiaramente appunto ha mollato, perché in quest'area ci siamo passati con l'escavatore e abbiamo tirato via tante di quelle radici, perché c'erano tutti i pavimenti di queste strutture che ho demolito. E niente, io volevo semplicemente farvi questo racconto perché è stato un insegnamento per me e soprattutto una cosa che mi ha reso felice quando sono tornato qua a primavera e l'ho visto con tutte queste foglie. E adesso spero che tutto possa andare bene, che possa riprendere e che possa tornare a essere bello come prima. Un video così, dove non lavoro, vi ho fatto vedere il luppoleto, ma non temete perché ci sono dei nuovi lavori da fare, specialmente muri a secco quest'estate, che sicuramente porterò. Ci vediamo presto e appena posso mi farò risentire. Un abbraccione a tutti e ciao!